fossimo belli attenti con le antenne belle, no? Indirizzate, ci sarebbero tante cose da imparare. Intanto forse una banalità, ma quanto siamo provvisori, quanto siamo fragili. E per la cultura, per il teatro, per il cinema, anche qua ha insegnato tante cose, che determinate situazioni, comportamenti che si davano per scontati, così improvvisamente non sono più esistiti. Quindi abbiamo dovuto sforzarci di trovare creativamente come far andare il teatro verso gli spettatori, perché non potevano venire in teatro. Poi in un qualche modo ci ha mostrato le potenzialità del web, dello streaming, anche se sono convinto che il teatro ha bisogno, ha necessità del pubblico live, perché è proprio una sua caratteristica, è un avvenimento relazionale tra l'artista, l'attore e il pubblico. Se viene a mancare quello è un'altra cosa, è televisione, e quindi... Intanto, come dicevo, la potenzialità del web, l'agilità anche degli strumenti tecnici consentono a molte persone di esprimersi su riprese, per esempio i videomaker, documentari, anche film, no? Apparentemente dal punto di vista tecnico è molto più semplice. Questo vale anche per la TV non esiste più in maniera tradizionale, ma spesso è trasferita sul web, quindi anche lì c'è possibilità, sfogo. Il teatro è quello che soffre di più, perché il teatro appunto ha questa necessità dell'incontro, e quindi il teatrante deve solo, secondo me, attendere che passi in questa pandemia. Io credo che sia necessario ritornare artigiani, perché lo abbiamo visto, la necessità aguzza l'ingegno, e in particolare per quanto concerne il teatro, molta parte del teatro in questi 2 anni si è svolta necessariamente all'aperto. Ecco, il teatro non è solo grandi messe in scene, no, grandi palchi all'aperto, ma bisogna tornare allo spirito iniziale, quello del corner, dei parchi inglesi, dove una qualsiasi persona prendeva una cassetta della frutta, la metteva in piedi, ci saliva sopra e parlava. Il corner può essere adatto ad un comizio, ad un'invettiva e anche a un monologo, e anche a leggere un brano di un classico. Quello è il fondamento del teatro. Per esempio abbiamo utilizzato noi del Teatro Oscar l'Ape Car, abbiamo preso il mezzo di trasporto più piccolo, più umile, no? Che tutti noi conosciamo, lo vediamo sfrecciare per la città perché porta l'acqua minerale, la frutta o altre cose. Abbiamo usato quell'Ape Car con il suo palcoscenico naturale di un poco più di 1 metro, abbiamo chiesto a diversi attori di salire sopra e siamo andati in giro per la città in cortili, oratori, chiostri bellissimi del centro di Milano, e abbiamo proposto ovviamente dei monologhi o delle riduzioni di opere teatrali molto piccole. Questo è stato un successo incredibile, e uno dei ricordi più belli è stato in un cortile di Milano in via Porpora, i famosi cortili a 5 balconate, no? Il pubblico lì fuori e sotto con l'Ape Car io e Daniela Cristofori fare uno spettacolo sul litigio delle coppie, e quello è stato uno dei ricordi più belli per quanto riguarda anche la partecipazione entusiasta. Non solo contaminazione di tecniche, quello ormai accade un po' anche a teatro, il teatro ha già accolto le immagini proiettate o altre cose ancora, il teatro, figuriamoci, no? E addirittura è avanti rispetto a altre tecniche, ma ecco, sui luoghi almeno per noi è una novità,
lavorando a Milano. Qualche giorno fa, sempre come Teatro Oscar, siamo andati in un luogo quasi tabù di Milano a fare uno spettacolo al cimitero monumentale, che dal punto di vista architettonico è straordinariamente bello, non fosse che lì, no? Ci sono, no? E abbiamo fatto uno spettacolo dove io ero la voce recitante, accompagnato da 5 musicisti sulla scalinata appunto del Famedio. Un altro luogo meraviglioso a Milano dove ci hanno accolto con una generosità incredibile è il quadriportico di Sant'Ambrogio, che è uno dei luoghi forse più belli d'Italia, e lì siamo arrivati sempre con la Pecara, abbiamo fatto degli eventi danteschi, c'era anche della musica. Ecco, ci sono tantissimi luoghi che non sono solo luoghi per camminare, per andare a fare le foto da turisti, ma dove il teatro, la voce che racconta, che si innalza su una cassetta della frutta. L'arte, la cultura ci restituiscono forse le cose più preziose della vita. In fondo io sono convinto che siamo al mondo un po' per raccontare di questa vita. Lo stupore di questa vita è talmente stupefacente, questa vita, che ti viene voglia sempre di dire che cos'è, di raccontarla. E quindi chi meglio dell'artista che si occupa delle cose essenziali della vita? Chi siamo, chi è che ci ha fatto, dove andiamo, perché. Di queste cose si occupa la cultura e l'arte, e quindi in un certo senso mi sento privilegiato di dovermi occupare di queste cose straordinarie, essenziali.